Naviganti del hobby, bentornati sul canale. Allora, finalmente ho preparato tutto per iniziare la serie di tutorial verso il Natale. Sarà spassoso perché faremo un sacco di cose veramente belle e vedrete delle cose nuove che non avete mai visto sul canale, come per esempio come realizzare un diorama in 3D vero e proprio. Quindi sarà un'avventura, sarà bellissimo. Oggi però cominciamo con i CRUT, quelli che particolarmente avete trovato, se l'avete presa, la penultima scatola del Kill Team, bellissima, con quel nuovo super scenario claustrofobico che pittureremo e vedremo nei tutorial prossimi che arriveranno verso dicembre. Oggi facciamo l'unità. Sono partito, come avete visto dal post, se siete stati attenti, in community ho messo un post con due spray, quindi oggi abbiamo usato il verde e il bianco, proprio bianco white scar, per praticamente dare senza l'aerografo un'idea di base verde, che sarà poi bene o male la maggior parte del colore dei CRUT, che avranno la pelle verdognola caco, diciamo militare, e poi lo zenitale bianco fatto con l'altro spray, in modo tale che, vedete, tra pochino ve le faccio vedere, le miniature fatte come se avessero uno zenitale preparativo con il pre-shadow e le luci, senza dover utilizzare l'aerografo. Quindi una cosa molto semplice, basta avere due spray, un contrast, ora vi faccio vedere quale, e partiamo subito per fare la pelle. Praticamente in un passaggio con questa preparazione avete già fatto la base dei vostri CRUT. Dopo la sigla. Allora, come vedete dall'alto, ovviamente sembrano bianchi con un po' di ombre scure, perché di fatto lo zenitale questo fa, no? Colpisce dall'alto, la luce sarebbe zenith, mezzogiorno, in realtà la inclino un pochino intorno ai 45 gradi per fare in modo che la luce arrivi da questa direzione su tutti quanti, perché li metto tutti sulla stessa stecca in modo che il colpo venga tutto nella stessa direzione. Poi ovviamente in realtà, se voi andate a girare dall'altra parte, vedete che sotto sono tutti quanti verdi, ed ecco che abbiamo tutte le ombre e tutte le transizioni che ci servono per fare un bel effetto con il contrast. Come vedete, poi alla fin fine hanno praticamente parti più scure, parti più chiare, e ovviamente il contrast farà il resto. Quale contrast utilizzare? Io ho pensato al contrast Gutrippa Flash, che è un contrast abbastanza chiaro, ok, che dovrebbe, per andare in trasparenza, iniziare a dare una buona idea senza scurire immediatamente. Quindi cosa facciamo? Intanto mi metto questi al lato in modo tale che voi vedete meglio, e vi faccio vedere in poche parole. Come vi ho detto, il verde, lo spray verde è abbastanza nuovo per AGV, e non mi ricordo su quando è venuto fuori, ma insomma è uno dei più recenti. E poi niente, il bianco è appena uscito, perché è uscito con questa nuova gamma di contrast che appunto adesso andiamo a utilizzare. Prendete il contrast anche puro in questo caso e andate a metterlo su tutte le parti che poi diventeranno pelle, e lasciate che faccia il suo mestiere, ok? Ovviamente, anche se poi andate a toccare il resto, non è un problema, perché dopo coloreremo sopra, quindi di fatto non dobbiamo fare altro che intingere il pennello, stemperarlo un pochino sull'oncia, diciamo, del contenitore, e andiamo a metterlo su tutte le parti che secondo noi dovrebbero essere poi del colore della pelle, diciamo. Ovviamente questo è un colore abbastanza chiaro, ma siccome appunto il bianco permette di avere belle transizioni in questo caso, e dall'altra parte abbiamo un verde scuro che dovrebbe anche lui permettere, insomma, l'idea dell'ombra e della rotondità maggiore,
Intanto facciamo così e dopodiché vediamo se proseguire con uno shade, magari uno di quelli nuovi verdognoli molto carini, oppure se è il caso di utilizzare un altro contrast, magari leggermente in questo caso più diluito. Ok? Vedete che di fatto la miniatura sta già prendendo la sua colorazione e ha già praticamente 3 transizioni senza che praticamente abbiamo perso il minimo del tempo, perché siamo qui da pochissimo e una volta fatte i 2 colpi di spray la miniatura comincia già ad avere le sue luci e le sue ombre. Ora io vado avanti, direi che potrei anche, se volete, per la prima magari no, e così intanto vi spiego delle cose se mi vengono in mente, e poi ovviamente andiamo verso un time lapse in modo tale che ci mettiamo un po' meno e il tutorial diventa un po' più lungo. Lo spezziamo in modo tale che sia facile seguirlo, così fate i pezzetti che vedete, ok? Quindi dureranno tutti mezz'ora, 20 minuti al massimo, in modo tale che insomma sia più facile seguirli. Vedete che praticamente è già a posto, io lo prendo, lo metto qui, farò così anche con il resto, nel senso che andrò a mettere il contrast anche su altre zone, non metterò questo tipo di contrast ovviamente, ma un altro che poi andremo a scegliere in base al colore, penso un marrone, perché li farò molto cacciatori, non solo da interno della nave, ma come se fossero da foresta praticamente, quindi li farei abbastanza sul, non dico mimetico, ma volendo anche potremmo fare un caco e vedere un po' che cosa salta fuori con una mimetica seria. Ed ecco qua ragazzi, io vado avanti praticamente, vedete, a colorare tutta la parte della gamba. Ora io, siccome ho alcuni dubbi guardando che ci siano dei punti, qui sicuramente sono pantaloni in realtà, però ci potrebbero essere dei punti che poi spuntano fuori che sono di pelle, quindi intanto io coloro, dopodiché ci passo sopra e non è morto nessuno. Allora, cosa vi posso raccontare nel frattempo? Dunque, intanto so che molti di voi sono stati a Lucca e io purtroppo non sono riuscito ad andare perché fra una cosa e l'altra alla fine il lavoro mi ha bloccato qui, però so che è andata veramente bene, c'è stato insomma un bel afflusso di persone, Ala Nera ha spaccato fuori tutto perché praticamente abbiamo fatto il sold out totale, quindi insomma cioè tutto quello che abbiamo portato a Lucca è stato venduto, quindi al di sopra delle nostre aspettative, perché chiaramente quando andiamo a una fiera portiamo di più di quello che pensiamo, no? E invece è andata benissimo. Poi tra l'altro ho saputo che Weird è andata altrettanto bene con i giochi di ruolo, quindi sono molto contento di questo. Ho saputo che anche P-Work è andato molto bene, quindi è stato un Lucca molto proficuo per tutti i miei sponsor, questo mi ha reso molto felice. L'unica cosa che mi è dispiaciuta davvero è stata non aver potuto esserci perché appunto ero bloccato qui con il lavoro e i turni. Abbiamo avuto una defezione sul lavoro di una persona che se n'è andata e quindi poi ci siamo trovati praticamente in meno a dover coprire i turni e purtroppo la vita a volte chiede di darsi da fare su altri fronti. Adesso siamo qui e quindi andiamo avanti con i nostri CRUT. Quest'anno ragazzi per il Natale spero insomma di potervi seguire con veramente un sacco di tutorial, come abbiamo fatto l'altro anno con le basette, però quest'anno succulentissimi perché andremo proprio a costruire un diorama intero, quindi sarà veramente bello. Diorama che, se vi ricordate, è stato il primo tavolo che ho fatto per aprire il canale, se andate a vedere proprio all'inizio, ma lo modificheremo tutto in modo tale da avere un effetto erba con tea proprio tipo Hobbit, che in questo caso diventerà la casa degli Halfling più che gli Hobbit, guardando appunto a vari giochi come Warhammer Fantasy e Chaos, e servirà proprio a giocare in situazioni come Chaos e Warhammer. Allora, vedete qua per esempio qui c'era molto verde, allora adesso cosa faccio? Vado a marcare il verde e poi lo levo dalle zone in cui non voglio vedere troppo, quindi asciugo il pennello, ripasso sopra e vado a intanto a premerlo dentro e poi a levarlo. Vedete che qui c'è più luce bianca e qui c'è più verde, perché praticamente è quasi lo stesso verde, un po' più scuro quello della base, quindi mi dà un po' più di ombra, come vedete, però già mi dà un'idea di luce e ombre. E mentre chiacchieriamo sono già al terzo CRUT fatto.
Questo è il modo più efficace per utilizzare i contrast, secondo me, perché da soli su base bianca viene bene, ok, perché sono fatti apposta, però effettivamente poi si vede che volendo mancano comunque luci e ombre se vogliamo farle bene le miniature, no? Quindi per fare una base seria la cosa migliore è avere una transizione come questa che vi dà quell'effetto luce e ombra di base che poi il contrast in trasparenza va a completare. Fatto questo possiamo appunto fare le luci, le ombre, magari con uno shade. Le luci qui ci sono veramente già, perché se guardate quando passo praticamente sulla mano e aspettiamo ovviamente che asciughi un pochino per vedere l'effetto, effettivamente si vede che rimane il bianco fuori che fa diventare verde trasparente il colore e fa un bel effetto davvero, guardate. Allora, ancora un po' qui, finisco questo ragazzi e poi ci diamo a un timelapse, così andiamo rapidi e li facciamo tutti e 10 in questo modo qua. Mi sembra siano 10, sì. Poi c'è un canide che è il loro seguso praticamente, perché loro sono proprio cacciatori. Mi fa molto piacere che li abbiano recuperati i Krut, perché sono dei personaggi molto caratteristici e tra le altre fatti veramente bene a livello scultoreo. Questi 10 sono particolarmente i più belli che abbia visto finora, ma è anche abbastanza normale perché sono gli ultimi, quindi ovviamente hanno una scultura e un occhio dell'attenzione diversa, no? Quindi vedete come c'è proprio la transizione da verde a bianco? Eccola qua. Questa è la transizione e poi sopra, una volta che si asciuga pian pianino, l'effetto che vi dà adesso, ora come ora, è questo qui. Eccolo qua. Allora ragazzi, vado avanti con un timelapse, cerco di restare basso con la miniatura perché ho visto che va a fuoco a questa altezza più o meno, la tengo a questa distanza che l'altra volta nei commenti giustamente mi avete fatto notare che il 3x è un po' troppo, allora per avere una buona panoramica la tengo a questa altezza. Ci vediamo dopo il timelapse. Ci siamo ragazzi, allora ho finito tutte quante le miniature, quindi a questo punto ho la squadra che ha uno zenitale verde scuro e con il bianco zenitale appunto la luce dall'alto e un bellissimo effetto che mi dà il contrast, vi faccio vedere. Allora guardate, questo è già abbastanza asciutto,
Come vedete il contrast crea già, scusate che non ho visto che non eravamo in esattamente, qui posso mettere anche un 3 così lo vedete meglio, eccolo qua, guardate, come vedete in realtà quando asciuga non sembra verde chiaro, ma va a scurire proprio questa parte, tutte le parti diciamo incave, vedete qua è ancora molto bagnato e infatti ancora non si vede l'effettone, no? Ma quando andate a beccarvi le miniature che sono già asciutte, guardate che belle che sono. Quando siete sulla parte zenitale vedete proprio il chiaroscuro e quando siete dall'altra parte vedete quasi solo la parte verde, che vuol dire che poi daremo i colpi di luce e avremo già avuto la nostra rotondità, che però qui ci darà più luminosità e qui meno. E quindi in realtà con un piccolo espediente abbiamo praticamente già dato la base a tutte le nostre miniature. Quindi dipingere anche in 10 miniature alla volta potrebbe risultare noioso, in questo modo invece secondo me diventa anche piuttosto spassoso. Guardate anche lui come proprio illuminato di qua e quanto invece la transizione è più scura di qua, no? Fantastico, questo è veramente venuto proprio bene. Bene ragazzi, allora adesso direi che possiamo dare un marrone a tutte le parti in cuoio, in pelle. Facciamo sempre in modo di partire da quelle che sono le parti più chiare, quindi tutte le cose che volete fare di un colore chiaro, partite da un contrast chiaro e poi andate a prendere un altro contrast un po' più scuro per magari differenziare i marroni tono su tono e dargli un po' quell'effetto realismo. Quindi ora vado a cercarmi i marroni e ci vediamo fra un attimo. Allora ragazzi, io in realtà metterò dei marroni abbastanza scuri, stavo pensando solamente a un eventuale tipo leather, che quindi dovrebbe essere uno snack by leather sempre contrast, eccolo qui, e quindi abbiamo 3 tipi di marroni addirittura che voglio provare a utilizzare qui. Scusate che sto mescolando, quindi se sentite rumore è questo. Stavo pensando appunto di utilizzare lo snack bite su foderi, cose di questo genere, oppure addirittura sul mantello, provare a vedere se lo snack bite è abbastanza chiaro. Poi avremmo il nuovo Garagax Sewer, che effettivamente è abbastanza già scuretto, e poi abbiamo questo meraviglioso Contrast Rattling Grime, che è una sorta di marrone grigio un po' scuro, e vediamo dove poterlo utilizzare. Stavo pensando a cose tipo le armi, quindi ora vediamo un attimo. Allora proviamo subito appunto con il Rattling e andiamo a provarlo sull'arma, quella subito la più bella, così partiamo subito dalla parte bella. Vado a avvicinare un pochino l'immagine, metto lui sopra il mio holder, eccolo qui, e proviamo a vedere che salta fuori. Mi metto quello a sinistra perché di solito quando lo tengo a sinistra spando molto meno perché succede che urti. Allora eccolo qua, vediamo un pochino come va lui. È quasi un nero, questo è il nuovo, fa proprio l'effetto effettivamente grime delle armi e dei motori, no? Quindi guardate che bello che è, anche qui in mezzo alle dita sue. Oh sì sì, questo per le armi ci può piacere, quindi vado avanti a metterlo e vediamo un pochino cosa succede. Diciamo che è proprio quasi un motore sporco, quindi però siccome li voglio fare appunto come sempre molto grim, e verranno molto molto sporchi, rovinati anche loro, quindi ci sta benissimo questo qui e dà già un bel effetto effettivamente grime, appunto come lo chiamano loro. Mi è venuto in mente di usarlo sulle armi in realtà grazie al suggerimento stesso del nome, perché Rattling sarebbe l'arma degli Skaven ed effettivamente arma Skaven uguale sporco, e quindi era perfetto, diciamo proprio il suggerimento era tutto perfetto già così com'è. Poi ovviamente qui c'è sempre la transizione, quindi in questo caso abbiamo sempre la transizione del verde, e quindi comunque anche questo in trasparenza ci lascerà vedere qualcosa quando sarà asciutto. Intanto finiamolo in modo tale che vediamo che salta fuori. Qui io seguirei l'arma perché ok sporco, però deve essere anche abbastanza lineare, e quindi do delle macchioline solo sul finale.
Scusatemi ragazzi, colpo di tosse, eccolo qua. Sì, diciamo che fa proprio un effettone motore sporco, quindi guardate com'è proprio... Però è bello perché dà quasi un tono su tono, c'è qualcosa di verdognolo dentro comunque che lo rende abbastanza bello anche sotto questo aspetto. Quindi andiamo avanti con lui, per esempio sulle canne dei fucili, vediamo un pochino che salta fuori, perché anche qui secondo me ci sta alla grandissima. Guardiamo un pochino su questo, guardate come in un attimo, piuttosto che farle nere, guardate che bello che è questo contrast qui, che proprio dà immediatamente l'idea dell'usurato, dello sporco. Eh sì, guardate, sono proprio usurato in questo caso qua, proprio bello rovinato. Ok, facciamo anche l'altro lato, andiamo avanti così, fino a quando non abbiamo, diciamo, saziato la nostra voglia di grime anche sui Krut, perché in realtà possiamo scegliere anche altri colori, ma direi che più o meno le armi d'ordinanza che usano sono tutte di colore simile, no? Armi che tra le altre in questo caso si fabbricano suppongo da soli, non mi ricordo se nel background c'è scritto qualcosa, perché di fatto sono quasi una civiltà completamente a sé stante che però combatte a fianco dei Tau, ma di fatto sono completamente indipendenti, nel senso che eh, non penso che i Tau facciano le armi per loro, insomma. Allora, gli altri fucili, io direi a questo punto che potremmo farli tutti così, quindi proseguirei dritto per questa strada perché è veramente un bel colore. Adesso io non so se voi in televisione o sul cellulare, se state guardando da tablet o cellulari, quanto vedete, diciamo, la luce di questo colore, perché poi è abbastanza scuretto e probabilmente si perde un po' la sfumatura, però effettivamente ragazzi questo è proprio un bel colore, guardate, non l'avevo ancora usato e mi è venuto in mente mentre stavo cercando, perché effettivamente sembra proprio anche la descrizione perfetta per fare dei Krut un po' trasandati, no? E quindi poi l'abbiamo provato e guardate che bellino che è. Poi qui ovviamente ci sarà una lama, quindi lascio un po' più scuro in modo tale che dopo posso fare un dry brush direttamente con un paio di grigi argento e ci siamo anche col metallo. Sotto invece manici, foderi e mantello li facciamo di altri marroni, anche la maschera, quindi non andiamo a toccare altro che le armi. Direi queste due che siccome sono granate è perfetto che siano, qui andiamo a levare che adesso non vogliamo macchie. Ecco qua, perfetto, e anche lui è andato, quindi direi a questo punto time lapse e finiamo le armi. A tra poco.
Andiamo a vedere come abbiamo fatto prima la prima miniatura, la prima arma fatta. Come vedete il bianco ovviamente resta un pochino e vi fa questa transizione, come vedete, che è molto interessante perché dà già delle grosse sfumature di grigio che poi andremo a sicuramente ritoccare. Mettiamo dei metalli, facciamo i pezzi di pelle, vedete qua ci sono dei metalli, anche qui faremo delle insenature, magari sono delle luci e l'effetto luce, quindi ce n'è un pochino. Guardate, la guardate in 3x, la vedete subito, no? Vedete ci sono questi effetti, questi tastini potrebbero essere luci, un po' a interpretazione anche, ma direi che ci starebbe volendo della ruggine, qui davanti potremmo fare una luminescenza tipo di un colore, quindi insomma vediamo un po'. Adesso direi che per chiudere il tutorial di oggi, che abbiamo già fatto un po' di cosine, farei le punte. Allora, quelle, ma si potrebbe anche azzardare qualcosa, e magari tipo un viola molto scuro, che potrebbe essere tipo un Leviathan Purple per esempio, e quindi andare a mescolare, e tra un attimo vi rimetto un attimino la grandezza adeguata, che è questa, e proviamo a vedere con un contrast viola. Diciamo che qui potremmo cambiare un po' di punte, no? Prendiamo praticamente una nostra miniatura a cui farlo e proviamo subito a mettergli per esempio il viola. L'abbiamo fatto, se vi ricordate, nella puntata di recensione che avevo fatto agli speed paint della Army Painter, che sono praticamente l'equivalente dei contrast fatti dalla The Army Painter, tra l'altro fantastici, e come vedete viene fuori un po' panchettone, però ci sta, insomma, uno lo possiamo anche fare così, no? Non è molto naturale, però potrebbe essere che sia tinto lui, potrebbe essere che in realtà sono alieni, possono avere un po' la naturalezza diversa dalla nostra, e viene fuori un colore molto acceso, come vedete, no? Adesso andrei avanti così, magari con un time lapse, cambiando i colori, e poi vi faccio vedere un pochino che tipo di colori ho scelto. A tra poco. Ragazzi, allora direi che abbiamo finito con questo espediente. Tra le altre siamo riusciti a vedere un po' di colori da utilizzare poi dopo magari anche per il resto, e diciamo che ho proceduto in questo modo. Allora, innanzitutto ho visto che il colore più naturale e più bello, diciamo, con questo verde era senza ombra di dubbio il marrone un po' scuretto, e quindi in questo caso lo Garagax Sewer, che è un nuovo contrast
che trovate in negozio. Poi cosa ho fatto? Ho praticamente fatto delle varianti come se loro appunto si fossero tinti, e quindi un viola, magari per grado, per esempio il capo ce l'ha neri, ok? Quindi questi ci stavano. Poi abbiamo questo che veramente è venuto fuori Fire Slayer, guardate che razza di sventratore è venuto fuori qui, super rosso. E quindi niente, diciamo che ci siamo fatti un'idea anche dei colori che poi possiamo utilizzare. Per esempio i mantelli io li vedrei tantissimo o di un verde più scuro oppure di un marrone, appunto come questo qui, diciamo come non riusciamo mai a dirlo giusto, ma il Garagax, sì dai, Garagax, dai, alla fine è facile, Garagax Sewer. È un bel colore, molto naturale, vedremo anche l'uccello come farlo, magari gli diamo due connotazioni sulle ali, un po' come se fosse tipo un'aquila reale, oppure addirittura un corvo, vediamo un pochino. Comunque ragazzi, recap velocissimo e poi andiamo avanti. Bene ragazzi, allora mi sono tenuto ovviamente da parte solamente i marroni per domani, perché poi andremo avanti ovviamente con i mantelli, vediamo un po' cosa fare, partiamo da tutte le parti in cuoio e tutte le parti in pelle e poi ovviamente andiamo avanti, ma bene o male le colorazioni rimarranno spente, verranno invecchiati, quindi sapete che con me non si può mai scappare dal weathering. Quindi ci vediamo subito a stretto giro in questi giorni per andare avanti con i nostri CRUT e finirli e vedere come viene fuori questa bella squadra da 10 di Kill Team, che veramente ci regala una nuova, diciamo, immagine dei CRUT molto più protagonisti di prima, anche volendo nell'esercito dei Tau. A domani, ciao!